nel 2025 è meglio utilizzare per fare video editing Filmora, DaVinci Resolve, CapCut, per esempio anche Adobe Premiere Pro. Chi più ne ha più ne metta. Quindi il video di oggi è proprio andare a capire cosa andare a utilizzare nel 2025, almeno per me, insomma, i consigli che vi do rispetto alle mie esperienze. Ovviamente un video rivolto a tutti quelli che fanno video editing, a cui piace fare video editing, quindi montare video. Partiamo con dei software che per me non sono adatti e spieghiamo il motivo, per finire con alcuni software, soprattutto quello che utilizzo io, per montare a tutt'oggi video per quanto riguarda YouTube, ma anche voi stessi, se poi li dovete vedere nel vostro televisore o darli a qualche amico, che sia il migliore per il 2025. Sempre ovviamente un pensiero mio, quindi nessuno me ne voglia se altri creator o altre persone decidono di utilizzare altri programmi. Effettivamente ce ne sono molti che sono gratuiti, quindi chiunque può utilizzare quello che vuole. Togliamoci subito il dente e partiamo subito con i software che io non consiglio. In modo che così poi rimaniamo con 2, 3 software al massimo che invece consiglio vivamente. Quindi partendo con i software di video editing, il video editing che cosa sarebbe? Non è altro che andare a montare tanti pezzi che possono essere pezzettini di video, 2, 3, 10 pezzi, immagini, mettere delle foto all'interno, mettere dei filtri, mettere delle transizioni, quindi tutto quello che riguarda proprio il vero e proprio montaggio, fare intersecare il tutto per poi creare un video dall'inizio alla fine, quindi dalle sigle iniziali e finali fluido completamente, e cercare di spiegare un argomento, lasciando perdere che ovviamente prima di conoscere questi programmi serve ovviamente nella mente nostra un progetto, quindi una creazione di video, una specie di storytelling, quindi serve quello che vogliamo dire. Una volta che noi siamo sicuri di quello che stiamo dicendo e che vogliamo raccontare, registriamo e prendiamo tutti questi pezzi e li inseriamo in questo programma e lì ci incominciamo a divertire a montare il tutto. Quindi in questo caso perché io non consiglio alcuni software? Vedi per esempio, io di Adobe ne ho parlato veramente bene ed è un'azienda che a me piace tantissimo, è spettacolare, e la consiglio sempre quasi su tutto. Ovviamente non dico che Adobe sia il top su tutto, perché per esempio a me stesso però Adobe Premiere Pro, che ritengo un programma, proprio la stessa parola dice pro, professionale, quindi è rivolto però a persone un pochettino più esperte, non può essere mai rivolto a persone che si stanno immettendo ora nel video editing. Per carità, sempre come a dei video precedenti, imparate sempre solo un software, non andate di qua in là su vari software, prima utilizzo quello, poi utilizzo un altro, perché lì lo potete fare solo se siete veramente capaci di fare video editing e comunque conoscere bene i software in generale di video editing, perché poi fanno tutti la stessa cosa, si scopiazzano fra di loro. Quindi diciamo capite bene che quando incominciate però rivolgetevi soltanto a un software. Voi solamente direte: ma io come faccio a capire quale software utilizzare se effettivamente non conosco i programmi? Ci sono io, ve li sto consigliando. E vi dico ovviamente di non inizialmente utilizzare, almeno inizialmente, il Premiere Pro, perché lo trovo davvero un pochettino macchinoso e difficile anche nel trovare alcuni settaggi, alcuni parametri che servono a noi per montare il video. Quindi Adobe Premiere Pro, pur essendo un ottimo programma di video editing ed è professionale, sconsiglio insomma di utilizzarlo, perché proprio chi ha le prime armi, insomma, viene difficile utilizzare Premiere Pro. Quindi Premiere Pro subito tolto dalla lista, secondo me. Dopodiché, quando dovremmo andare a togliere dalla lista? Allora, non è da togliere dalla lista, è soltanto da togliere dalla lista se ovviamente è un utente Windows. Ovviamente non può un utente Windows utilizzare il Final Cut. Il Final Cut si deve soltanto utilizzare per chi ha ovviamente computer Mac, oppure anche gli iPad. Molte volte per esempio vedi, poi ne parleremo, CapCut, molte volte stranamente è così, i software che sono costruiti per le app funzionano meglio e sono più intuitivi, proprio per questo funzionano meglio, perché sono più intuitivi, più veloci. Quindi con le dita riusciamo a trovare tutto quello che è magari in un software per desktop non riusciamo a trovare immediatamente muovendoci col mouse o con le shortcut, quindi con i classici tastini combinati della tastiera. Quindi molte volte i software per app, quindi per iPad, per tutti gli Android, quindi i tablet, eccetera, eccetera, sono migliori fatti lì che nel computer, e molte volte si equivalgono, di pari passo. Quindi per esempio stavo parlando di Final Cut, ovviamente utilizzate soltanto ed è utilizzato soltanto dagli account e da chi ha Apple, quindi in questo caso ovviamente vengono tagliati fuori, e per fortuna è così, perché se no non ci sarebbe concorrenza, tutti gli utenti Windows. Quindi se tu utilizzi Windows, ovviamente non solo non utilizzare Final Cut, ma non puoi utilizzare Final Cut, quindi Final Cut è tagliato fuori.
Per quanto riguarda gli utenti Apple, consiglio ovviamente invece l'utilizzo di Final Cut perché è veramente fatto bene, soprattutto la versione per app, è spettacolare la versione mobile. Dopodiché, quale dico di non utilizzare come programma? Per esempio, e qui è un paradosso perché io ho incominciato proprio con quello a fare video editing ed è il Movavi Studio. Perché sconsiglio a tutt'oggi il Movavi? Dice: ma com'è, tu sei partito con quello, hai incominciato col Movavi e ora per esempio dici di non consigli di non utilizzarlo?" Soltanto perché, consiglio di non utilizzarlo, solo perché, sono passato ad uno step un pochettino successivo e ho utilizzato un altro programma che poi lo metterò invece nelle versioni che vi consiglio di utilizzare, vedremo quindi all'ultimo, proprio perché è la versione proprio migliorata dello stesso Movavi Pro. Quindi in questo caso il Movavi, sconsiglio solo oggi di utilizzarlo perché ad oggi ci sono programmi simili e migliori al Movavi, quindi hanno quello step in più del Movavi. Non è che non consiglio perché non è buono, perché figuriamoci, io ho incominciato a fare video editing proprio col Movavi, però trovo altri programmi che sono già molto simili al Movavi che hanno però quel quid in più che vi fa dire: "Aspetta, Movavi lo metto da parte e passo a questo ulteriore programma". Io devo dire che cambio spesso programmi, quindi io quello che vi ho consigliato di non fare io lo faccio perché ho alle spalle però un più di 24 anni di lavoro, quindi riesco a, cambiare software in base però a quello che mi serve. Per esempio, se io utilizzo un determinato programma ed entro sul Premiere Pro, che io vi sconsiglio perché è un po' complicato, io sul Premiere Pro per esempio non faccio video editing, faccio solo qualche altro lavoretto. Vedi per esempio la Color, però questo poi magari ne parleremo in futuro, ritornando a fare Color. Quindi questi sono i software che io vi sconsiglio di utilizzare ad oggi se vi state immettendo su questo campo, oppure a livello proprio di hobby, di passatempo, volete montare un video. Lasciando perdere, qua si parla di programmi professionali, dico lasciamo perdere quelli che già per esempio troviamo all'interno di Windows, dico per carità il Clipchamp lo potrete utilizzare, però la parola stessa mi fa venire da ridere. Non si può definire un programma di video editing, è soltanto il vecchio praticamente, programma che si utilizzava nei vecchi Windows per montare qualche cosuccia, mettere qualche fotografia, qualche video, qualche transizione in maniera blanda, in maniera veramente elementare e portare a termine il video, ma non si può dire programma di video editing, per esempio il Clipchamp, per carità potete utilizzarlo, là siamo agli opposti, è veramente semplice il Clipchamp da utilizzare, però i risultati sono veramente elementari, quindi ovviamente quello è sconsigliato a prescindere che non lo metto insieme a tutti gli altri programmi di video editing, semplicemente per questo. Passando alla parte più bella del video, quali sono invece i programmi che nel 2025 funzionano veramente bene, quindi permettono di fare un video editing professionale, a prescindere che, magari si mette in sequenza qualche video, qualche foto, si chiude ed è abbiamo il video già là bello e pronto, e invece chi fa delle maschere, chi fa della color, chi fa tutto quello che vuole, chi praticamente utilizza l'audio in modalità professionale con un equalizzatore, quindi possiamo fare sia dei video basilari con questi programmi, vi dirò io, che dei video professionali. Allora, il programma partiamo dal programma che vi, consiglio io e che utilizzo a tutt'oggi, e ovviamente non sponsorizzato il video da nessuno, quindi tutto di pancia, è Filmora. Filmora è arrivata la versione da pochissimo 14, però per esempio io utilizzo la 13 e c'è un motivo, bello e buono. Allora, Filmora per me, mi ricollega al fatto del Movavi Studio Editor, è migliorata, è una versione del Movavi ma molto più professionale, molto migliorata rispetto al Movavi, molto più intuitiva e veloce. Anche se uno non, conosce i programmi di video editing, è semplicissimo trovare quello che dobbiamo andare a cercare per mettere una transizione, perché è tutto scritto lì, è come un batterista che già ad occhi chiusi sa dove andare a far sbattere praticamente la sua bacchetta. In questo caso lo stesso è lì, noi come dei batteristi ad occhi chiusi riusciamo a trovare tutto quello che serve, quindi è veramente semplice andare a trovare un piccolo parametro su Filmora. Poi veramente ci sono dei video dedicati di creator che invece sono sponsorizzati e lavorano, hanno delle collaborazioni proprio con Filmora, che spiegano tutto alla perfezione, quindi dalle basi fino a creare delle maschere più complesse, insomma cose che se a voi non interessano non andate ad entrarvi su discorsi che, potrebbero risultare complicati e poi farvi invece desistere dall'utilizzare il Filmora. Filmora ad oggi secondo me nel 2025 è
quello che effettivamente serve per andare a fare video editing. Fa anche la color, ovviamente non può essere paragonata ad altri programmi, ora ci arriveremo, per fare color però già fa un'ottima color. Ricordo sempre però, per fare un'ottima color dovete registrare sempre in versione logaritmo, quindi il classico file log, che possa poi cambiare da i vari le varie camere, quindi S-Log, V-Log, Cinelog, eccetera, eccetera, dipende cosa andate a scegliere come log, avete poi il colore fatto direttamente in maniera professionale. Non immaginate di poter colorare clip in maniera professionale, già colorate dalla camera stessa che non sono in versione logaritma, perché si combinerebbe un disastro, soltanto questa piccola parentesi. Con Filmora riusciamo a fare il tutto, quindi Filmora ad oggi lo consiglio. Perché vi stavo dicendo poc'anzi la 13 sì e la 14 non tanto? Perché qua è purtroppo una pecca, non è una pecca, questo non lo so, lo faccio decidere a voi, però a me non piace quando noi dobbiamo andare a pagare, figuriamoci, lo paghiamo tutti, un software, vedi l'aggiornamento da 13 a 14, quindi andiamo ad acquistare un software aggiornato, quindi Filmora per esempio 14, però poi, dato che Filmora 14 gira attorno a tutta questa intelligenza artificiale, devo dire che su Filmora 14 funziona davvero egregiamente, quindi è perfetta, non è la mia lamentela per le funzionalità. Filmora 14 è perfetto come intelligenza artificiale, però l'intelligenza artificiale, ovviamente, dato che noi già abbiamo pagato il programma una volta, spero che mi dia qualche cosetta in più, non che io debba andare a pagare una volta su due i miei crediti per fare dei video. Credetemi che chi fa video pesantemente o anche non pesantemente, i crediti finiranno subito, perché se dobbiamo fare un autotaglio oppure andare a fare uno speech to test o dei sottotitoli automatici, i crediti finiranno immediatamente, quelli che fornisce Filmora all'inizio di quando andiamo a acquistare il programma. Quindi poi diventerebbe una rendita continua solo per essere più agevolati, utilizzare il Filmora 14 con la versione dell'intelligenza artificiale. Solo per questo non sono passato al 14, non è obbligatorio ovviamente chi compra 14 utilizzare l'intelligenza artificiale, però mi trovo benissimo con la 13 però, no? Poi magari in futuro, quando magari ci saranno molti più crediti in omaggio, magari un tot al mese verranno dati, per esempio vedi il bellissimo Microsoft Designer, che comunque fornisce un tot di credito ogni mese, o se uno non lo utilizza vengono tolti e poi vengono rinnovati nuovamente in maniera totalmente gratuita. La trovo davvero una cosa buona che altre aziende dovrebbero incominciare ad attuare, perché popolo regolare poi uno si lega a quel programma, comunque si utilizza, uno lo pubblicizza, quindi non è che è detto che magari non c'entrano soldi a loro, a prescindere che loro c'entreranno lo stessi soldi anche se non fanno pagare i crediti, diciamo uno ne parla bene, ne parla male. Sicuramente ne parlerà più che bene di un programma che fornisce crediti mensili continui senza pagare un centesimo. Quindi spero magari in futuro anche Filmora possa fare questo. Lasciando perdere questo, comunque un software che io nel 2025 come montaggio video praticamente consiglio. Quale altro programma vi consiglio di andare a utilizzare? Per esempio il bellissimo CapCut. CapCut è veramente fatto bene, ragazzi, e qui mi ricollego al discorso di prima, la versione mobile è, che vi posso dire, 100.000 volte meglio della versione per desktop. Quindi paradossalmente vi consiglierei di andare a fare montaggio su un tablet, non dico su un cellulare, anche se sul telefonino viene veramente bene, però magari per motivi di spazio, di non fare stancare gli occhi, magari andate a montare su tablet che potrebbe essere gli iPad o qualsiasi altro tablet Android. Quindi in questo caso la versione mobile di CapCut è davvero fantastica, non c'è nulla da dire, addirittura fa staccare da altri pro software, programmi di video editing, quindi CapCut usatelo al 100%, è davvero buono. Io lo utilizzo perché utilizzo Filmora, sì, lo utilizzo lo stesso, abbiamo detto a voi consiglio sempre di utilizzare un software, se vi confondete utilizzare più software che poi ognuno avrà le sue impostazioni, quindi se dovete partire da zero, sia Filmora che CapCut sono proprio il top dei programmi di video editing. Dopodiché, un discorso a parte dell'ultimo e qua chiudo, vi prometto, è un altro software di video editing che non è che qua si parla di software il migliore, non è il migliore, perché come software effettivamente è il migliore. Si può dire che il software di video editing per antonomasia. E voi mi dite, come c'è un altro software ancora meglio di CapCut e Filmora e tu non lo utilizzi? Sì, non lo utilizzo, o perlomeno lo utilizzo solo per alcune cose, poi lì nasce la furbizia di utilizzare vari software per fare alcuni lavori. Non lo utilizzo perché lo trovo davvero macchinoso, complicato, però è
tutt'oggi il software per antonomasia per andare a fare montaggi e color. Qual è? Sicuramente voi già ve lo state immaginando, è il DaVinci Resolve. Perché è top? Perché 1 è gratuito, 2 nella versione gratuita, che si differenzia solo dalla versione a pagamento proprio perché c'è tutta la parte dell'intelligenza artificiale che a molte persone non interessa e anche dei cloud molto più elevati di spazio, però che a noi non interessano. DaVinci Resolve, quindi l'app di Blackmagic che già è il top della firma, possiamo andare a utilizzare, mettere a disposizione un software di video editing professionale. Ragazzi, quando dico software di video editing professionale è utilizzato per fare film al cinema, quindi le case, grandissime case produttrici utilizzano il programma sia per fare color sia per montaggio video, quindi non stiamo parlando di persone, che si stanno immettendo, allora utilizzano DaVinci Resolve ed è soltanto DaVinci Resolve accoppiato a quella cerchia di persone. No ragazzi, si utilizza ad Hollywood, quindi già di qua potete capire la potenza e tutto quello che ci possa essere all'interno su un programma di video editing del genere. DaVinci Resolve rimane a tutt'oggi uno dei migliori programmi per fare video editing e soprattutto per fare color. Mi riallaccio al discorso di poco fa. Io per esempio DaVinci Resolve lo utilizzo solo quando devo fare della color, però ovviamente pesante, non una color spicciola, perché se devo fare una cosa molto più sbrigativa utilizzo ovviamente Filmora. Questo perché ti ho detto che DaVinci Resolve sì è il top, però è molto complicato da utilizzare. Ci sono molti e molti tutorial di miei colleghi su YouTube che spiegano bene DaVinci Resolve, però quasi tutti quando spiegano DaVinci Resolve si arriva a fine video, che possa essere 1 ora, 1 ora e mezza, 1 ora e 50, dove non si è capito lo stesso nulla. Questo non è perché lo youtuber o chi per lui spiega su internet, su YouTube, questo DaVinci Resolve è scarso o non si fa capire nello spiegare, proprio perché è difficile, è complicato utilizzare il DaVinci Resolve. Però chi parte da zero potete e consiglio vivamente utilizzare il DaVinci Resolve, magari anche come prima opzione rispetto a Filmora e poi CapCut, solo perché è gratuito. Filmora lo dobbiamo andare a pagare, CapCut è in versione gratuita, ma credo che a tutti dà fastidio avere il suo logo alla fine, quindi in questo caso dobbiamo andare a pagare un abbonamento mensile anche su CapCut. Sul DaVinci Resolve nulla di tutto ciò. È un software professionale, il più professionale, il software per antonomasia, per fare video editing, ed è per giunta gratuito, quindi dobbiamo soltanto che ringraziare Blackmagic per avere fatto un'applicazione del genere in maniera professionale. Quindi se partite da zero, vi consiglio intanto di incominciare con DaVinci Resolve. Se proprio vi viene complicato, provate una versione test di 1 mese di Filmora e credo che non lo lascerete più e poi acquistate direttamente la licenza. Potete anche provare con alcune limitazioni il CapCut, è sempre totalmente gratuito, però con alcune limitazioni. Molte cose sono a pagamento, per dirvi transizioni, effetti, eccetera, eccetera. Molte cose sono gratuite, però alla fine vi dovete accontentare del logo ovviamente di CapCut, se no dovete andare a pagare un piccolo abbonamento. Quindi, chiudendo il video e riassumendo, gratuito DaVinci Resolve, 19 arrivato come versione. Secondo poi provate la test di Filmora 14, se vi piace l'acquistate. Terzo appunto potete provare CapCut però con tutte le sue limitazioni. Spero di avervi fatto un pochettino rendere l'idea su queste app che sono app o applicazioni per desktop che servono per andare a fare montaggio video e che da oggi in poi vi dovete sbizzarrire direttamente a fare i vostri montaggi. Ciao a tutti.